Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che accendiamo i motori e il drone lascia il suolo grigio di zolfo, non stiamo semplicemente facendo una ripresa. Stiamo entrando dentro un organismo vivo. I Campi Flegrei non sono uno scenario immobile, sono una caldera attiva che respira, si solleva millimetro dopo millimetro, rilascia gas e accumula energia sotto quartieri, strade, scuole. Il nostro compito è guardare da vicino ciò che spesso resta invisibile. Prima dell'aggiornamento di oggi, un passaggio fondamentale. Abbiamo avviato una raccolta fondi su GoFundMe per installare un sismografo professionale accanto alla nostra webcam puntata sulla fumarola di Pisciarelli, già in diretta continua sul canale insieme ai tracciati ufficiali dell'INGV. La ragione è semplice. Quando si monitora un sistema vulcanico in evoluzione, la continuità del dato è tutto. Anche pochi minuti senza registrazioni possono significare perdere l'inizio di uno sciame, un cambio di frequenza, un segnale di pressione in aumento. Avere uno strumento indipendente significa aggiungere un livello di controllo, rendere il monitoraggio ancora più trasparente e costante. Il link lo trovate nel commento fissato e in descrizione. È una scelta libera, ma è un investimento diretto nella conoscenza di ciò che accade sotto i nostri piedi. Oggi, 26 febbraio 2026, abbiamo sorvolato prima la fumarola di Pisciarelli. Le immagini parlano da sole. Il degassamento è intenso, continuo, vigoroso. Le fumarole minori, spesso più intermittenti, oggi sono tutte attive contemporaneamente. Le colonne di vapore si alzano compatte, dense, spinte verso l'alto da una pressione evidente. Non è semplice fumo. È vapore carico di gas vulcanici, il risultato di fluidi caldi che risalgono da profondità significative. Abbiamo misurato la temperatura alla bocca principale di Pisciarelli, 104,9 gradi centigradi, un valore stabile su livelli elevati e che non mostra segnali di raffreddamento. Quando un sistema idrotermale mantiene temperature così alte in modo costante, significa che l'apporto di calore dal basso è ancora sostenuto. Mostriamo come sempre il grafico aggiornato delle ultime settimane e la linea non racconta un calo, ma una persistenza. Ci siamo poi spostati sul cratere della Solfatara. Anche qui il quadro è impressionante. Il degassamento è talmente abbondante da avvolgere l'intera area in una coltre spessa che si estende verso Agnano e Pozzuoli. L'umidità dell'aria trattiene i vapori a bassa quota, rendendoli più persistenti e percepibili. L'odore acre è forte, segno della presenza di anidride solforosa e altri gas tipici di un sistema attivo. La fumarola Bocca Grande oggi ha registrato una temperatura di 184 gradi centigradi. Anche qui nessuna diminuzione. Quando osserviamo valori così elevati mantenersi nel tempo, dobbiamo leggere il dato per quello che è. Il sistema non si sta raffreddando, sta continuando a ricevere energia. Parallelamente, nelle ultime settimane abbiamo osservato un'accelerazione dei sismi, non solo nel numero, ma nella loro distribuzione. Molti eventi recenti sono stati localizzati tra i 4 e i 5 chilometri di profondità, più in basso rispetto ai classici da 2 a 3 chilometri che avevamo visto in altre fasi. Questo dettaglio non è secondario. Quando l'ipocentro si approfondisce e si sposta lateralmente rispetto alle aree più abituali, significa che la pressione interna sta cercando nuove vie di sfogo lungo le zone periferiche della caldera. Immaginate la crosta come una struttura attraversata da fratture. Se i fluidi e i gas aumentano di volume e pressione, si infilano dove la roccia è più fragile. Se incontrano resistenza, la rompono. Il risultato sono terremoti. Più profondi se il percorso di migrazione è più basso, più superficiali quando la pressione arriva vicino alla superficie. Il fatto che la sismicità si stia distribuendo in modo diverso indica che il sistema è dinamico, in evoluzione. Abbiamo ricevuto anche numerose segnalazioni di boati percepiti distintamente dalla popolazione. I boati sono spesso associati a fratturazioni rapide o a rilasci improvvisi di gas in condotti parzialmente ostruiti. Non sono fenomeni folcloristici, sono segnali acustici di un sottosuolo che si sta muovendo. Mettiamo insieme i tasselli. Sollevamento del suolo che continua, temperature elevate stabili, degassamento diffuso e vigoroso, sismicità in aumento e più profonda, boati percepiti in superficie. Questo non significa che domani ci sarà un'eruzione, significa però che il sistema è in una fase di pressione marcata.
e quando la pressione aumenta, la Terra tende a riequilibrarsi. Il modo più frequente per farlo in questo contesto è attraverso sciami sismici. Il nostro compito non è creare panico, ma non possiamo nemmeno minimizzare. La storia dei campi Flegrei ci insegna che la calma apparente può alternarsi a fasi di intensa attività in tempi relativamente brevi. Monitorare ogni variazione, ogni grado in più, ogni microscosso è l'unico modo per comprendere la traiettoria del sistema. Continueremo a sorvolare ogni giorno Pisciarelli e la Solfatara. Continueremo a misurare, confrontare, pubblicare dati e immagini senza filtri. La conoscenza è la prima forma di protezione. Restate connessi, restate informati e soprattutto restate consapevoli che vivere in una caldera attiva significa convivere con una forza naturale immensa che va osservata con attenzione e rispetto. Noi siamo Solfatara News e domani torneremo in volo.